Analizzare il ruolo degli hyperscaler e degli sviluppatori di applicazioni nella progettazione della rete. Ne parliamo con Luca Chiaraviglio dell'Università di Roma Tor Vergata. Ciao Luca e grazie di essere qui. Ciao e grazie per l'invito. Intuisco che questa challenge ruoti più attorno alla componente software che non hardware delle reti, no? Cioè oltre a cavi, antenne, serve anche fare funzionare la rete tramite uno strato applicativo software ed è di questo che si occupa, capisco bene? Sì, esatto, ma ci saranno anche dei risvolti sull'infrastruttura, quindi sulla parte hardware, che spiegherò meglio in dettaglio. Hai voglia di spiegarci quindi la panoramica di questa challenge? Sì, allora direi intanto cerchiamo di definire cosa siano gli hyperscaler e sviluppatori di rete. Partendo dagli hyperscaler, nomi come Google, Facebook, Netflix, Apple e Amazon, eccetera, penso siano noti a tutti. Ecco, in realtà questi sono fornitori di servizi che operano su scala mondiale e che, come il termine pescare suggerisce, sono in grado di scalare la loro capacità, cioè scalare il loro servizio in funzione degli utenti. Quindi, indifferentemente dal fatto che ci siano 1, 10 o 100 milioni di utenti connessi, loro sono in grado di erogare il loro servizio. E poi ci sono le applicazioni che non sono nient'altro che, nella stragrande maggioranza dei casi, lo stesso, anzi il lato inverso della stessa medaglia, perché ormai noi tutti utilizziamo applicazioni sul nostro smartphone, ad esempio, che ci consentono di interagire con questi hyperscaler. Quindi tutti noi utilizziamo WhatsApp, TikTok, Instagram, per dirne alcune, no? Ora, in realtà questo, sistema, quindi questa classificazione per Skyler e app developer ha un impatto profondo nella rete internet e, ne, cambia completamente anche la struttura interna ed è qua che mi collego anche alla parte di hardware, perché, originariamente la rete internet è una rete pensata in modello molto gerarchico, in cui ad esempio se io dovevo mandare un messaggio, di qua a un server estero, lo facevo attraverso tutta una serie di reti, quindi una rete di accesso, una rete regionale, una rete di backbone e poi in maniera inversa una rete regionale, una rete di accesso fino a raggiungere il server di destinazione. Questo è cambiato nel corso degli anni perché, ad esempio, con l'avvento delle cosiddette Content Delivery Networks ci si è resi conto che in realtà conveniva per diverse ragioni andare a distribuire i contenuti a livello geografico, quindi dislocare diversi data center a livello mondiale e inserire delle copie dello stesso contenuto in ciascuno di questi data center. E poi con gli hyperscaler questo concetto è stato portato un po' all'estremo perché innanzitutto questi hyperscaler sono stati capaci di erogare nuovi servizi, quindi pensiamo all'evoluzione del messaggio. 25 anni fa noi comunicavamo, per esempio mediante SMS, oggi abbiamo WhatsApp che ci consente una flessibilità e una comunicabilità molto superiore rispetto a quello del singolo SMS. Allo stesso modo anche, le reti di distribuzione dei contenuti multimediali, quindi in questo caso i video on demand, hanno cambiato radicalmente il nostro approccio, no, quindi, mentre una volta, utilizzavamo specialmente la televisione via cavo, oggigiorno è naturale collegarsi quando più ci aggrada per seguire la nostra serie TV preferita. Quindi di fatto abbiamo sia dei nuovi servizi, ma anche e soprattutto uno stravolgimento interno della rete, perché questi hyperscaler, oltre a dislocare questi server su scala mondiale, hanno anche iniziato a costruirsi parti della rete internet, bypassando quella che era la struttura gerarchica tradizionale. E qui c'è il secondo, aspetto di novità. Ad esempio gli hyperscaler sono in grado di costruirsi i loro link transoceanici, sono in grado di, attaccarsi direttamente alle reti regionali fino alle reti di accesso, attraverso degli international points e inoltre e queste sono diciamo, innovazioni recenti, sono anche in grado di dislocare parte della loro infrastruttura hardware anche all'interno degli stessi operatori tradizionali. Questo per, diciamo minimizzare ad esempio la distanza del contenuto rispetto all'utente che accede a quel contenuto e quindi migliorare le prestazioni. E non da ultimo, gli hyperscaler adesso forniscono anche connettività agli utenti, quindi pensiamo alle mega costellazioni che sono attualmente in fase di dislocazione a livello mondiale che consentiranno a questi hyperscaler di raggiungere direttamente gli utenti finali.
Questo da un lato è benefico e dall'altro, implica tutta una serie di, cambiamenti della rete internet, non da ultimo anche, la possibilità di questi hyperscaler di utilizzare delle soluzioni proprietarie che, o vedono la rete internet con una sorta di livello basso su cui impostare le loro soluzioni, oppure utilizzare dei nuovi protocolli che vengono eseguiti all'interno delle reti di questi hyperscaler. Quindi lo scopo della challenge è analizzare, come appunto dice il titolo, il ruolo di tutti questi elementi nella catena e in particolare la tua ricerca di cosa si occupa. Allora, in questo contesto, voglio anche delineare un'altra questione, perché, il ruolo dell'hyperscaler in realtà influisce sul ruolo degli operatori tradizionali, che si sentono un po' compressi, f da una parte fra l'applicazione utente e dall'altro invece fra questi fornitori di servizi, e quindi questo è un ambito di ricerca molto interessante, perché è influenzato, oltre che da questo aspetto, anche da aspetti normativi. Nel caso delle reti mobili una, diciamo delle questioni che sono attualmente sul banco, sono i limiti di campo elettromagnetico che influenzano come gli operatori riescono a dislocare le antenne sul territorio e la quantità di potenza che viene erogata da queste antenne. E il mio filo di ricerca è proprio su questo fronte, quindi studiare e monitorare, il campo elettromagnetico attraverso, la definizione di nuove tecniche di misura per, valutarne, insomma l'impatto di queste reti, in particolare delle reti mobili. C'è anche un altro tema in realtà, e questo è un tema che stiamo sviluppando all'interno del progetto Restart, che è relativo alla coesistenza del segnale delle reti mobili con quello che viene erogato da questi hyperscaler, ad esempio con quello che verrà erogato in futuro non tanto remoto, attraverso diverse reti, dislocate sui satelliti. Ecco, qui c'è un tema di monitoraggio molto importante perché chiaramente nel momento in cui, abbiamo, degli operatori tradizionali che competono con quegli hyperscaler su una risorsa scarsa che è lo spettro elettromagnetico, questa risorsa va monitorata con attenzione. E noi dentro il progetto di Restart stiamo predisponendo un laboratorio che si occuperà proprio del monitoraggio del livello fisico, dei segnali che saranno erogati sia dagli operatori mobili sia dagli hyperscaler nel prossimo futuro. Grazie mille a Luca Chiaraviglio dell'Università di Roma Tor Vergata. Grazie a voi.